Ma chi era Maestro Fiore? Cosa faceva concretamente? E come è arrivato a scrivere il suo trattato immortale, che ancora oggi è studiato in tutto il mondo? Scopriamolo insieme! Quando parliamo di scherma storica è doveroso parlare non solo di scherma, ma anche di storia. Oggi parliamo del grande Maestro Fiore dei Liberi, il più grande dei trattatisti medievali, un uomo che è sicuramente figlio del suo periodo storico, il Medioevo. Il Medioevo europeo, come è stato definito da illustri studiosi in materia, si configura come un periodo di estrema violenza, ma anche di monopolio della stessa. È sicuramente un periodo in cui la marzialità non era un gioco. Durante tutta la prima parte del Medioevo, infatti, assistiamo al nascere e al fiorire della cavalleria, che altro non è che il processo storico di monopolizzazione del diritto all'uso della violenza da parte di un ristretto numero di membri della società, i combattenti esperti e addestrati, appunto i cavalieri. Questa componente della società va sempre più a contrapporsi ai non combattenti, i rustici, il cui compito consiste solo nel nutrire i combattenti, ma non solo, e nello sperare di riceverne in cambio una difesa in caso di bisogno. L'arte del combattere, insomma, durante il Medioevo diventa monopolio di pochi, più o meno nobili, professionisti. Ma come sappiamo il Medioevo è anche un periodo storico immenso e quindi pieno di cultura, ed è il periodo in cui fioriscono i trattati e le opere di scherma che testimoniano l'esistenza di un intenso scambio di idee fra i maestri d'arme. Parliamo infatti di un periodo storico in cui gli uomini e i combattenti non erano ancora diventati sacrificabili come invece avverrà in età moderna, e questo principalmente perché ce n'erano pochi. Per questo motivo era fondamentale che il mestiere delle armi fosse, come diremmo oggi, sostenibile, cioè permettesse ai combattenti, dopo una battaglia o dopo una campagna che poteva anche contemplare numerose battaglie, permettesse loro di tornare a casa a riabbracciare le famiglie, ma non solo, anche di tornare a combattere l'anno dopo. A maggior ragione se consideriamo quello che abbiamo detto poco fa, e cioè che gli uomini erano pochi, erano ancora di meno gli uomini specializzati e esperti nel combattere, e formare un guerriero professionista era un procedimento molto lungo e molto costoso. Da questa realtà, da queste esigenze di professionalità, di tecnicismo, nasce la scherma, arte, cioè mestiere di schermirsi, colpire senza essere colpiti. Come sappiamo il Medioevo è un periodo molto lungo. Purtroppo i trattati più antichi che ci sono giunti appartengono proprio alla sua parte conclusiva, al XIV-XV secolo, cioè un periodo in cui questo percorso di monopolizzazione e di professionalizzazione della violenza non si è soltanto stabilizzato, ma avendo raggiunto il suo apice è anche pronto a tramontare. Ma con il fiorire dell'età signorile si impone ancora di più la necessità di addestrare combattenti esperti, e non solo più tra una ristretta elite di cavalieri, ma anche tra le milizie cittadine. E da questo contesto storico emerge e arriva fino a noi il più antico trattato europeo, il primo a trattare in maniera organica e completa il mestiere delle armi, il mestiere di armizzare, cioè proprio il trattato del maestro Fiore dei Liberi. Fiore Furlano dei Liberi da Cividale d'Austria, il cui nome sembra quasi uno scioglilingua, è stato un cavaliere e un maestro d'armi vissuto tra il tardo XIV e l'inizio del XV secolo. Nonostante la sua fortuna e la sua fama immortale ancora oggi, è una figura abbastanza misteriosa, e tutto quello infatti che sappiamo sulla sua biografia è principalmente estrapolato dalle informazioni contenute nell'introduzione al suo trattato. Egli si definisce furlano, cioè friulano, e proveniente da Cividale, che in effetti è un comune nell'odierno Friuli. Conosciamo inoltre il nome del padre, Benedetto, e il fatto che la sua fosse una nobile famiglia, una casata di liberi, a sua volta proveniente da Premariacco, anche questo un comune del Friuli. La sua stessa data di nascita non è per nulla sicura, è stata ricavata dall'informazione che Fiore stesso ci dà nella sua introduzione, nell'introduzione del Pisani Dossi, che come vedremo in altri video è uno dei testimoni della sua opera, che nel 1409, cioè data di composizione di questo trattato, egli
avesse studiato l'arte delle armi per 50 anni. Tenendo conto che solitamente nella nobiltà europea si cominciasse questa iniziazione al combattimento intorno ai 10 anni, possiamo stabilire che egli sia nato intorno alla metà del 300 e sia stato attivo come schermidore e maestro per tutta la metà appunto del XIV secolo fino ai primi del XV. Nella stessa introduzione al suo trattato, Fiore dei Liberi ci informa di aver avuto sin da giovane una naturale inclinazione all'arte dell'armizzare, l'arte marziale appunto dei cavalieri, e di aver cominciato precocemente ad addestrarsi appunto al combattimento, abbinandolo anche all'arte della forgiatura, spinto dalla curiosità di imparare tutto su come combattere utilizzando qualsiasi tipo di arma. Conclusa l'infanzia, ma probabilmente ancora abbastanza giovane, Fiore ci informa di aver iniziato a viaggiare, spostandosi per le corti del nord Italia e della Germania per affinare la propria arte grazie agli insegnamenti ricevuti dai grandi maestri sia italiani sia tedeschi, una sorta di Erasmus. È interessante notare come alcuni abbiano interpretato le parole di Fiore stesso e il fatto che il Friuli appartenesse a quei tempi al Sacro Romano Impero come prova del fatto che lo stesso maestro friulano debba essere considerato di nazionalità e cultura tedesca piuttosto che italiana. Anche in questo caso, come in tanti altri, siamo purtroppo di fronte all'opinione di chi non ama granché studiare la storia, ma preferisce forzarla dentro schemi che non le appartengono solo per supportare le proprie personali convinzioni a costo di stravolgere completamente i fatti. Ricordatevi sempre, come diceva Italo Calvino, che nello studio del pensiero di un autore, sia esso un autore di letteratura, di filosofia o di sapere tecnico e tecnologico, è fondamentale attenersi il più possibile alle sue parole, senza aggiungerci troppo con la fantasia o metterci farina del nostro sacco. Saltare alle conclusioni siamo bravi tutti, ma è il miglior modo per allontanarsi dalla realtà dei fatti. E i fatti sono che Fiore dei Liberi si definisce friulano e non tedesco, scrive in volgare friulano e non in tedesco medievale, ed esprime una cultura che apparteneva al grande tessuto socioculturale europeo, a quei tempi molto più uniforme di quanto non si creda. I concetti di nazione e di nazionalità come noi li intendiamo a quei tempi non esistevano, e lo stesso fatto che Fiore da giovane abbia potuto viaggiare per tutta l'Europa, essere ospitato presso molteplici corti e addirittura approfittare degli insegnamenti di grandi maestri è l'ennesima dimostrazione di una Europa medievale molto più fluida e culturalmente omogenea di quanto non si sia soliti pensare. Un'area geografica molto vasta in cui, almeno le elite dominanti ovviamente, condividevano una cultura e un modo di sentire e percepire il mondo omogeneo, e viveva soprattutto in una rete di relazioni ampia e ricca di interconnessioni. Continuando a seguire le tracce sfuggenti del nostro maestro Fiore, è probabile che concluso questo periodo di formazione egli abbia ricoperto vari incarichi militari. Quindi apprendiamo sempre dalla sua bocca che si rimise in viaggio per l'Italia settentrionale facendo da maestro d'arme e insegnando e addestrando vari uomini per i duelli. Fiore dei Liberi stesso ci fornisce, sempre nell'introduzione alla sua opera, una lista dei famosi condottieri e uomini d'arme che addestrò, tra i quali spicca Galeazzo Gonzaga da Mantova, e sarà proprio il suo pupillo a sconfiggere per ben 2 volte in duello il maresciallo francese Jean Le Mengre, detto Boucicaut, il quale era un cavaliere eccellente, famoso per essere in grado di compiere le più mirabolanti gesta atletiche in armatura, ma che tuttavia, nonostante la sua prodezza, aveva insultato l'onore dei cavalieri italiani definendoli dei codardi mentre si trovava alla corte del re di Francia. E questo fu il motivo del doppio duello. È una storia di duelli, di combattimenti d'onore e all'ultimo sangue, e non solo per gli allievi di Fiore, ma anche per il maestro stesso. Sfortunatamente, infatti, durante i suoi viaggi non tutti i suoi incontri risultarono essere amichevoli e lo portarono spesso a contatto con quelli che lui definisce i falsi maestri, privi di alcuna abilità, tanto da non essere considerabili alla pari di un bravo studente.
arte, come dice lo stesso maestro friulano. E così in ben 5 occasioni fu costretto a duellare per difendere il suo onore e la sua stessa vita contro questi loschi figuri, mossi per lo più dall'invidia per il fatto che il maestro Fiore si era rifiutato di insegnare loro la propria arte. Tutti questi combattimenti furono combattuti in luoghi a lui estranei e senza il sostegno di alcuna persona cara, con spade a 2 mani affilate e indossando solamente dei gambeson, delle giubbe imbottite e dei guanti in pelle. Fiore dei Liberi ne uscì sempre vittorioso, senza subire alcuna ferita. Questa vita lunga e tempestosa, ricca di incontri positivi, ma come abbiamo visto anche negativi, trova un assestamento intorno ai primi anni del 400. Questo è il periodo in cui Fiore comincia a comporre il suo trattato di Scherma, che è arrivato a noi in 4 testimoni, sia in italiano, in volgare italiano, il Fior di battaglia, sia in latino, il Flos Duellatorum. Alcuni storici infatti sostengono che qualche tempo prima di questa data, del 1409, Fiore avesse accettato l'incarico di maestro d'armi presso la corte di Niccolò III d'Este, marchese di Ferrara, Modena e Parma, dove Fiore avrebbe addestrato lo stesso Niccolò per il passaggio alle armi del 1399. Altri invece reputano che i testi del maestro friulano potrebbero essere stati un dono diplomatico da parte di Milano per Ferrara, quando entrambe le parti giunsero alla pace del 1404. Comunque sia, dopo la redazione del suo grande trattato, perdiamo completamente le tracce dell'anziano maestro friulano, ormai ultra sessantenne. Sono state fatte varie ipotesi, ancora tutte da verificare, circa una sua presenza a Parigi nel 1418 come maestro d'armi, ma fino a questo momento la data e il luogo della sua morte restano sconosciuti. È una fortuna che sia riuscita a consegnare alla storia il suo stupendo trattato, che è arrivato a noi, come vi dicevo, in 4 esemplari: il Getty, il Morgan, il Pisani Dossi e il Florius. Nei prossimi video scopriremo proprio le principali differenze fra le 4 versioni del trattato e di come questo sia stato strutturato. Quindi mi raccomando, non perdete i prossimi video. Grazie per aver seguito questo video, spero che sia stato utile. Per qualsiasi domanda o curiosità su questo argomento, scrivi pure nei commenti qui sotto. Se hai perso il primo video di questa serie in cui abbiamo parlato di cosa sia la scherma storica, lo trovi qui in alto. Se vuoi invece approfondire aspetti più tecnici e pratici della spada, non perdere questo video qui sotto. Ti auguro una splendida giornata. Ciao!